Questo è il programma con più stagioni all'attivo, cioè è ancora presente in TV dal 1963, con 4.000 episodi circa. Baywatch è stato il programma più venduto della storia, si è materializzato davanti agli occhi di 148 paesi e con un pubblico globale settimanale di oltre 1 miliardo di spettatori. Ma qual è il programma più ripetuto della storia? Nessuno dei grandi nomi della televisione. Vuoi scoprirlo con me? Allora, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. La comicità visuale è far ridere senza l'uso della parola, ma oggi ti parlo del programma TV più visto al mondo. Il primato, come ti dicevo, non è di una serie, non è di un film o nemmeno di un talk show, ma è di uno sketch comico britannico girato nel 1963 con un cast di soli 2 attori e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Le 2 star in questione erano Freddie Frinton e May Warden. Chi sono? Frinton si è fatto un nome per la prima volta negli spettacoli di varietà della Gran Bretagna, ancora in tempo di guerra. Poi, nella seconda guerra mondiale, ha aggiunto uno sketch al suo spettacolo. Questo pezzo comico viene intitolato Dinner for One. Questo è lo sketch e il programma più ripetuto di sempre in TV, tanto da essere inserito nel Guinness World Records. In Dinner for One, Frinton interpreta il maggiordomo della nobile signorina Sophie, May Warden, che festeggia il suo 90° compleanno con un bel banchetto. Purtroppo la signora Sophie è sopravvissuta più a lungo dei suoi 4 amici più cari e questi sono gli invitati. Sir Toby, l'ammiraglio von Schneider, il signor Pomeroy e il signor Winterbottom. Ma i posti sono apparecchiati a tavola e a prescindere, con James che interviene impersonando ciascuno di loro. Esilarante. Mentre vengono servite ciascuna delle 4 apportate, Jessie riempie continuamente i bicchieri dei 4 ospiti mancanti, brinda alla salute di Miss Sophie con il tormentone: stessa procedura dell'anno scorso? È inutile dire che alla fine del pasto, dopo 4 bicchieri di sherry, 4 bicchieri di vino, 4 bicchieri di champagne e 4 bicchieri di porto, James è leggermente in pessime condizioni. Alla fine dello sketch, mentre salgono nella camera da letto della signorina Sophie, James chiede: stessa procedura dell'anno scorso? E la signorina Sophie gli risponde: stessa procedura di ogni anno. Bene, farò del mio meglio. Una mossa molto audace all'epoca. Dinner for One è stato originariamente scritto negli anni 20 dall'autore e sceneggiatore inglese Laurie Wilde, ma diventò così popolare che Frinton alla fine ne ha acquistato i diritti e ha continuato a seguirlo nel suo spettacolo per i successivi 7 anni. Il ruolo della signora inizialmente è stato interpretato da una giovane attrice di nome Audrey May. Quando Audrey ha deciso di lasciare il teatro, non sapeva a chi chiedere e a un certo momento ha chiesto a sua madre, May, di interpretare la parte. Sì, sua madre! Ed è stato in quella versione che lo sketch è diventato famoso. Infatti, durante un tour nelle località balneari inglesi del 1962, un intrattenitore famoso tedesco di nome Peter Frankfield vide per caso Frinton e la Warden eseguire lo sketch a Blackpool e chiese se volevano riprodurlo come parte del suo programma televisivo. L'anno successivo i due si recarono in Germania e lo girarono in inglese, anche se con il titolo in tedesco: Der 90 Geburtstag o The 90th Birthday. Ecco, vabbè. Di fronte a un pubblico in studio dal vivo. A quel punto i due erano così abituati al pezzo che bastava un solo jack per ottenere una registrazione impeccabile. Ma
come ha fatto uno sketch a diventare il programma televisivo più ripetuto di sempre ed entrare nel Guinness dei World Records? Beh, parte del successo della scenetta risiede nella comicità visuale esperta di Frinton. Sì, comicità visuale. Quindi, come sai, funziona oltre i confini linguistici e in parte nel suo breve tempo di esecuzione, che per molti anni l'ha resa perfetta per riempire il tempo tra le trasmissioni, tra una e l'altra. Dopo essere stato utilizzato sporadicamente nel 1972, una rete televisiva tedesca, la Norddeutscher Rundfunk, vabbè, questa, ecco, decise di programmarla alle 18 di Capodanno. Gli spettatori l'hanno subito adorato e in un attimo diventò una tradizione. Dinner for One ogni Capodanno in Germania è come una routine tradizionale per aspettare il nuovo anno nel paese e lo slogan di Miss Sophie è ormai così familiare a tutti i tedeschi. Pensa che nel 1996 il ministro delle finanze ha persino accusato il suo avversario di adottare la stessa procedura di ogni anno nel Parlamento tedesco. È diventato, oltre al modo di dire, è un idioma corrente. Più recentemente altri paesi sono entrati nella tradizione e Dinner for One si è ormai affermato come tradizione di Capodanno in Danimarca, Austria e Svezia. Davvero? Ma anche una tradizione prenatalizia però, in Norvegia. Sì, viene trasmesso ogni anno il 23 dicembre, ma sta diventando un culto in paesi anche lontani, come l'Estonia e il Sudafrica. È così popolare in Germania che viene mostrato più volte a Capodanno, in modo che tutti possono guardarlo. Nel 2003 è andato in onda per un totale di 19 volte su diverse emittenti tedesche. Pazzesco. La famigerata tigre su cui il maggiordomo inciampa più volte non era originariamente nello sketch, davvero. È stato aggiunto su richiesta di un sindaco locale di una città in cui stava svolgendo lo spettacolo. Quando Frinton è inciampato per caso durante uno spettacolo ha provocato una tale risata tra il pubblico che hanno deciso di tenere la tigre e farne una parte dello sketch. Durante la registrazione alla stazione televisiva tedesca NDR, i produttori avevano programmato di utilizzare come tappeto la pelliccia di un orso polare, dove Frinton inciampa costantemente. Ma lui voleva la pelliccia di tigre, che aveva portato con sé, che era già stata così tappezzata e messa a posto dall'usura che Frinton doveva aggiustarla ogni volta. Il tappeto tigre ora risiede a casa di Steven, proprio il figlio di Freddy. Ma secondo me la cosa più curiosa è che Freddy, un veterano della seconda guerra mondiale che nutriva un'animosità verso la Germania, fece successo proprio lì. Pazzesco! Pensa che non solo si è rifiutato di parlare in tedesco, ma quando brinda con l'ammiraglio von Schneider, brinda con lo scandinavo Skål, non con il tedesco Prost. Questo spiega anche perché al cameriere James chiede continuamente alla signora Sophie: "Devo io?" Per molti tedeschi è impossibile chiudere l'anno senza aver visto lo sketch. È come un po' come i napoletani vedere i De Filippo nel periodo natalizio. È sacro. Pensa che per i veri appassionati lo sketch è disponibile almeno una dozzina di volte prima di mezzanotte, perché le reti regionali tedesche lo proiettano in diversi orari. È normale che detenga il titolo come il programma televisivo più ripetuto al mondo, anche se ironicamente per uno sketch così tipicamente britannico deve ancora fare successo in casa propria. Chissà cosa ne pensa la regina. Ci sono moltissime tecniche comiche che vengono utilizzate e che sono un'alchimia perfetta di tempo comico e soprattutto di intenzione. Fondamentale. Per fare grandi pezzi non bisogna solo avere un buon sketch, ma soprattutto non bisogna improvvisare. La tecnica serve a questo, serve a rendere speciale la tua finta improvvisazione.
grazie di essere arrivato fino a qui e fammi sapere cosa ne pensi. Io ti rispondo, vedrai. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!